Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video, sempre della serie OpenHub in pillole, volevo fare un follow up del video precedente, anzi dei video precedenti in cui ho parlato delle due modalità di configurazione, utilizzando i file di testo oppure utilizzando l'interfaccia grafica di OpenHub. Volevo giusto mettere a confronto le due modalità di configurazione per cercare di capirne vantaggi e svantaggi e quindi decidere quale delle due utilizzare per la configurazione del nostro sistema. La documentazione sconsiglia totalmente di utilizzare una modalità ibrida, cioè fare alcune cose via file e alcune cose via testo dal punto di vista delle things, degli item e dei channel. Questo perché poi probabilmente si genera un po' di confusione e quindi quando si deve cercare la configurazione di una determinata cosa non si sa se cercarla nell'interfaccia o cercarla nei file di testo. Partiamo comunque dai vantaggi della configurazione tramite file di testo. Sicuramente avere un file di testo in cui è configurato il sistema ci permette di essere molto più rapidi e comodi nel passare queste informazioni verso un altro sistema OpenHub. Quindi, per dire, se dobbiamo creare un'istanza copia di quella che abbiamo già creato, semplicemente dobbiamo spostare i file o copiare i file da un'istanza all'altra e abbiamo il sistema identico. Ovviamente questa cosa non si può fare tramite interfaccia, bisogna utilizzare le routine di backup. I file possono essere facilmente versionati su un sistema di controllo di versioni tipo GitHub o SVN e quindi è facile tenerne traccia delle varie modifiche. La cosa comunque che secondo me è più importante come vantaggio per la configurazione tramite file di testo è la possibilità di effettuare in maniera molto rapida e comoda le modifiche massive. Quindi se dobbiamo creare tanti item o tante things dello stesso tipo dove cambiano solo poche cose, tipo la label e magari l'identificativo del dispositivo a cui sono associate, banalmente si copia e incolla la stringa di definizione n volte e poi si fanno le modifiche direttamente sul file e quindi si possono creare 20, 30, 50 oggetti nel giro veramente di poco. Tramite interfaccia grafica questa cosa ovviamente non si può fare e si perde comunque del tempo a dover riconfigurare il tutto partendo sempre da zero. E poi un ultimo vantaggio che ci viene detto anche dalla documentazione di OpenHub è che, essendo la modalità di configurazione tramite file presente da sempre a partire appunto dalle vecchie versioni dove era l'unica modalità di configurazione, molti esempi, tutorial e informazioni che si trovano in giro sia sulla documentazione ufficiale di OpenHub sia nel forum e sia in giro su internet sono basate appunto sulla configurazione tramite file. Quindi questo è un vantaggio da tenerne perché non è di poco conto, in quanto molte volte si va a cercare su internet come fare determinate cose. Un ultimo vantaggio della configurazione tramite file di testo è che si possono logicamente separare delle aree di configurazione, cioè noi non siamo obbligati a creare un unico file di testo per tutti gli items, un unico file di testo per tutti i channel, un unico file di testo per tutte le things, eccetera, ma possiamo creare un file di testo per ogni, diciamo, categoria di items, ad esempio. Comunque possiamo spezzare la nostra configurazione in più file in modo che poi sia più semplice e immediata la gestione e la manutenzione. Detto questo, passiamo invece ai contro della configurazione tramite file di testo. Il primo contro ovviamente è che, essendo un qualcosa che dobbiamo scrivere a mano, possiamo introdurre degli errori banali di sintassi, in quanto magari scriviamo una parolina male, aggiungiamo una lettera, sbagliamo una lettera, eccetera. Il problema è che in un file di testo un errore di sintassi invalida la configurazione di quel file di testo. La cosa che bisogna fare tutte le volte che si fa una modifica a un file di testo è controllare comunque nel log che quando viene riletta quella configurazione non vengano visualizzati appunto nel log degli errori di configurazione. Soprattutto per i nuovi utenti può essere un pochino scomodo dover fare la configurazione tramite file di testo perché bisogna imparare la sintassi.
Quindi se si vuole definire un item in un certo modo, bisogna andare a vedere quali sono le paroline chiave che bisogna scrivere nel file di testo per definire l'item. Per chi si approccia la prima volta ad OpenHub potrebbe risultare un pochino impegnativo imparare subito la sintassi. E poi anche una cosa che io reputo abbastanza importante e che la vedo come un contro appunto abbastanza significativo è che per modificare un oggetto in OpenHub bisogna comunque essere davanti a un computer. Questo perché bisogna avere accesso al file system dove sta girando OpenHub, avere un editor di testo a portata di mano e quindi fare le dovute configurazioni. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Passiamo adesso invece alla configurazione tramite interfaccia grafica. Il vantaggio principale è soprattutto per i nuovi utenti che, come abbiamo detto prima, hanno sicuramente difficoltà a imparare la sintassi per scrivere il file di testo, tramite interfaccia grafica sono guidati ad inserire le informazioni che servono per creare il determinato oggetto. Quindi è sicuramente più intuitivo e più immediata la prima configurazione di un utente che non conosce bene OpenHub. Ovviamente utilizzando l'interfaccia grafica praticamente non si fanno errori di sintassi e di configurazione, ma si possono fare degli errori logici, ma quelli ci stanno sempre, e quindi questo è un altro vantaggio abbastanza importante per essere più veloci e produttivi. La comodità dell'interfaccia grafica è che tramite qualunque dispositivo connesso alla rete dove gira OpenHub è possibile apportare delle modifiche alla configurazione, in teoria anche da fuori casa utilizzando il cloud di OpenHub. Quindi questo è un vantaggio anche abbastanza significativo perché in qualunque posto noi siamo possiamo tramite ad esempio il nostro smartphone effettuare delle modifiche alla configurazione. Spesso quando aggiungiamo dei binding al nostro sistema, le things vengono trovate in automatico. Questo perché la configurazione tramite interfaccia ha una sorta di autodiscover delle things. Quindi in base ai binding installati, in automatico ci propone quali sono le things che potremmo aggiungere. Quindi senza dover andare a cercarle o configurarle manualmente come dobbiamo fare sicuramente tramite file di testo, con 2 clic noi possiamo aggiungere le things al nostro sistema. Nella documentazione ci viene detto anche che in teoria la configurazione fatta tramite interfaccia grafica è un pochino più veloce dal punto di vista di performance rispetto ai file di testo, perché i file di testo, soprattutto se sono tanti e sono grossi, impiegano del tempo ad essere letti, mentre la configurazione tramite interfaccia scrive direttamente sul database interno di OpenHub e quindi sicuramente risulta più veloce. Per quanto riguarda invece i contro, ovviamente sono quasi l'opposto dei pro della file di configurazione, come ad esempio il fatto di dover effettuare delle modifiche massive ci porta via tanto tempo perché dobbiamo utilizzare il mouse, spostarci di finestra avanti e indietro per dover fare delle modifiche alle configurazioni massive. Quindi per dire dobbiamo cambiare le etichette di 20 pulsanti perché li abbiamo chiamati male, dobbiamo andare nella parte di configurazione dei pulsanti, aprire la pagina relativa e fare le modifiche, mentre con il file di testo apriamo il file di testo, facciamo un search and replace, quindi un copia e incolla e siamo molto più rapidi e operativi. Alcune cose purtroppo non possono essere ancora configurate tramite interfaccia grafica, quindi tramite l'interfaccia grafica non si può configurare l'intero sistema, come ad esempio la configurazione della persistenza, anche se piano piano vediamo che molte cose si stanno spostando sulla configurazione tramite interfaccia grafica, però ancora non proprio tutto si può fare. Detto questo, potete capire da voi che non c'è una modalità consigliata, una modalità migliore o peggiore dell'altra, in quanto hanno tutti dei vantaggi e degli svantaggi abbastanza significativi. Quindi in base alla nostra esperienza, in base a quanto vogliamo essere produttivi, veloci, in base a che tipo di strumento vogliamo utilizzare per poter effettuare la configurazione, decidiamo una strada piuttosto che l'altra. In base alla mia esperienza, allora io ho iniziato con OpenHub 2, ovviamente ho fatto tutto tramite file di testo, poi quando è uscito OpenHub 3 ho deciso di provare la configurazione tramite
main UI, quindi interfaccia grafica, e quindi mi sono rifatto tutto il sistema che avevo fatto su OpenHub 2, l'ho rifatto ex novo utilizzando l'interfaccia grafica, e devo ammettere che ho trovato sì dei vantaggi, però ho trovato abbastanza importante il tempo speso per utilizzare l'interfaccia grafica rispetto all'editor dei file. Questo perché sarà che io sono del mestiere, quindi sono abituato a scrivere codice e quindi sono molto veloce a fare copia e incolla, a scrivere codice, a imparare la sintassi. Ho utilizzato e utilizzo ancora Visual Studio Code come ambiente di sviluppo, quindi lo conosco bene, e utilizzando Visual Studio Code anche per modificare i file di testo di OpenHub, effettivamente sono molto veloce, però questa è una mia caratteristica particolare. Capisco anche che chi è alle prime armi deve imparare tutta la sintassi di generazione delle things, degli item, dei channel, che anche per chi lo fa spesso comunque non te la ricordi, quindi devi sempre andare a vedere la documentazione o prendere spunto da file che hai già fatto. Quindi detto questo, io adesso ho OpenHub 4 configurato tramite interfaccia perché ho ereditato la configurazione di OpenHub 3, ho fatto praticamente l'aggiornamento, non ho rifatto il sistema ex novo, però adesso sono molto tentato di rifarmi tutta la configurazione su un OpenHub 4 utilizzando i file di testo, perché alla fine per me è più importante essere veloci e rapidi su un discorso di modifica massiva. A me capita spesso di dover rinominare determinati elementi e tramite interfaccia grafica effettivamente ci va tanto più tempo. Quindi probabilmente un prossimo step farò una riconfigurazione del sistema partendo da zero e configurando tutto tramite file di testo. Detto questo, non saprei cosa consigliarvi, ma in base alla vostra appunto esperienza, alla vostra abitudine a maneggiare file, a scrivere codice e a voler imparare la sintassi, decidete uno o l'altro. Sarei curioso di sapere chi sta ascoltando questo video che tipo di modalità ha utilizzato, come si trova e se vuole cambiarla a breve oppure se rimarrà fedele alla sua scelta. In un prossimo video comunque cercherò di far vedere alcuni trucchi per rendere un pochino più veloce la configurazione tramite interfaccia, anche per quelle volte in cui bisogna fare degli aggiornamenti massivi. Ci sono effettivamente dei piccoli trucchetti che si possono utilizzare e che vedremo in un prossimo video. Per adesso la chiudiamo qui, grazie per essere arrivati fin qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!